Come andranno i mercati nel 2026? La Fed abbasserà ancora i tassi di interesse? O sarà un anno negativo per i mercati? Scopriamolo insieme in questo video. Ciao, sono Marco De Lio, trader coach e pro investor su eToro. La Fed a dicembre ha abbassato i tassi di interesse di 25 punti base. I mercati avevano già scontato questa notizia perché ormai era data per certa questa notizia, era data al 90%. Quando le notizie sono date così per certe o così sicure, i mercati iniziano a scontare un po' prima la notizia. Ma la cosa importante è quello che ha detto Powell in conferenza stampa dopo aver abbassato i tassi di interesse della Fed. Quello che è emerso è che la Fed ha quasi 3.000 miliardi di dollari fermi, che non ha immesso nei mercati. I mercati fanno fatica in questo momento a crescere proprio perché non viene iniettata ulteriore liquidità sui mercati finanziari. Lo Stato americano di solito tende a iniettare spesso soldi nei mercati finanziari, soprattutto nell'S&P 500. Ma la Fed in questo momento ha talmente tanti soldi fermi che sta creando una crisi di liquidità sui mercati finanziari. Ma che cosa è emerso dal discorso di Powell? Powell ha detto che finalmente, dopo aver abbassato adesso i tassi di interesse a dicembre, ha detto che finalmente incomincerà di nuovo a immettere questa liquidità nei mercati finanziari. In media inietterà 40 miliardi di dollari al mese sui mercati. Però la notizia è che il giorno dopo della rassegna stampa sono stati già iniettati 80 miliardi di dollari, già nella prima settimana. Questo fa ben sperare per una crescita dei mercati finanziari. Lui ha dato 40 miliardi come media, ma ha detto che nei primi mesi sarà più consistente. Quindi possiamo aspettarci che i mercati finanziari tornino a crescere. Un altro dato importante è l'inflazione. Sono usciti da poco i dati dell'inflazione e sono incoraggianti, migliori del previsto. Infatti gli analisti si aspettavano un'inflazione ancora sopra il 3%, invece il dato ufficiale è al 2,7%. E visto che la Fed guarda soprattutto quel dato, come anche altri, come la disoccupazione degli Stati Uniti e altri dati, ma uno dei principali è proprio l'inflazione, per decidere se abbassare o no i tassi di interesse, questo dato è molto incoraggiante. Vedremo adesso a gennaio se decideranno di abbassare ulteriormente i tassi di interesse o se rimandano alla prossima volta. Comunque, come scenario macro, sembra possibile ulteriori abbassamenti dei tassi di interesse, che potrebbero far tornare a crescere le aziende. Unite all'aumentare della liquidità nei mercati, potrebbe creare uno scenario positivo su tutto il mercato azionario e cripto. Ma andiamo a vedere perché la Fed aveva tutta quella liquidità, quasi 3.000 miliardi non investiti. Dovete sapere che in primavera del 2025 Trump, quando ha iniziato a mettere i dazi, lo ha fatto senza l'approvazione del Parlamento. Quindi ha firmato e messo in atto lui le leggi, da solo. Questo per la Corte Suprema non è legale e ha dato adesso il verdetto che non si poteva fare, erano illegittimi quei dazi. Su questo si è già espressa. Quello che è ancora un'incognita è se lo Stato americano deve o no restituire quello che ha incassato da quei dazi, che sono quasi 300 miliardi. Quindi in questo momento la Fed ha bisogno di avere più liquidità perché non sa se dovrà restituire i dazi e se ci saranno altre multe al riguardo. Questo è il motivo principale per cui la Fed in questo momento ha parecchia liquidità non investita. Ora ha iniziato a iniettarla nei mercati e questo va bene. Il verdetto ci sarà a breve, probabilmente già questo mese. Il Giappone, al contrario, li sta alzando i tassi di interesse. Il Giappone è famoso per aver sempre mantenuto i tassi di interesse pari a zero. Infatti, come sappiamo tutti, il Giappone è il paese più indebitato, l'unico più indebitato di noi, dell'Italia, oltre il 200% del PIL. Ma perché non è mai stato un problema per il Giappone? Il debito del Giappone funziona in modo completamente diverso dal nostro. Noi lo vediamo quando ci sono le leggi di bilancio, noi ci indebitiamo soprattutto negli ultimi decenni con l'Unione Europea, che ci impone dei tassi di interesse, che ci impone delle regole e a volte ci impone anche delle leggi da aggiungere nel bilancio. Mentre invece il Giappone è indebitato con se stesso, con i suoi enti pubblici, riesce a mantenere i tassi pari a zero perché decide da solo che tasso di interesse avere sul suo debito. È sempre riuscito a avere quindi tassi di interesse intorno allo zero. Ultimamente però li sta abbassando. Come mai? I tassi di interesse sono comunque
correlati alla loro moneta, perché loro hanno una moneta propria, non come la nostra che è comune nell'area euro, è una moneta solo loro. Quindi in questo momento hanno, diciamo, tirato la corda troppo a lungo e si sta iniziando a svalutare la loro moneta. Quindi per mantenere lo yen forte, il Giappone ha dovuto alzare i tassi di interesse perché si stava svalutando troppo. È vero che deve pagare molto di più il suo debito, ma se non l'avesse fatto, la moneta iniziava a svalutare troppo, iniziava a pagare molto di più le importazioni verso il Giappone, iniziava a crollare proprio l'economia giapponese. L'economia giapponese non è un'economia piccola, è paragonata un po' alla nostra Germania. È un'economia molto stabile, basti pensare che negli anni 2000, inizio anni 2000, le prime aziende per capitalizzazione, quindi le aziende più grandi che c'erano al mondo, erano quasi tutte del Giappone. Poi gli Stati Uniti hanno iniziato a superare il Giappone e adesso sono praticamente tutte degli Stati Uniti. Però è rimasta comunque un'economia molto forte e molto solida, quella giapponese. Quindi alzare i tassi in Giappone significa avere ripercussione su tutte le aziende a livello globale, perché comunque il Giappone è una di quelle economie che per il sistema globale economico è centrale, come gli Stati Uniti, come la Germania e come la Cina. L'Italia era centrale un po' di tempo fa, però comunque resta una grossa economia a livello mondiale. Ma il Giappone, la Fed, i tassi di interesse, i dazi, influenzano solo il mercato azionario o influenzano anche le criptovalute? Andiamo a vedere un attimo la situazione di Bitcoin. Farà nuovi massimi o siamo ufficialmente in bear market? Allora, in questo momento siamo in uno scenario in cui gli analisti si dividono a metà. Chi analizza il Bitcoin solo sul grafico vede un Bitcoin assolutamente in bear market e sicuramente sul breve lo siamo, perché sul breve in questo momento effettivamente dal shutdown che c'è stato negli Stati Uniti siamo in bear market. Quello che non è chiaro è se è il bear market che dura 2 anni o se è un bear market che può durare un mese e mezzo. Bitcoin è ancora un asset relativamente giovane, quindi ancora non ci ha mostrato come si comporta in determinate situazioni. Quindi andiamo a capire se il ciclo è esattamente lo stesso degli anni passati oppure se ci possono essere delle differenze. In questo momento è la prima volta che gli analisti si dividono a metà, quindi chi guarda il grafico ha deciso che Bitcoin è in bear market, chi oltre a guardare il grafico guarda anche lo scenario macro dice che Bitcoin probabilmente farà nuovi massimi. Io personalmente sono un po' nel mezzo, cioè dai grafici si intravede effettivamente una breve salita anche se siamo in bear market, ma non andrà a toccare nuovi massimi, mentre invece nello scenario macro nel breve si intravede comunque una bella salita, ma nel macro sembra che andrà pure a toccare nuovi massimi. Ora, dove stanno insieme questi scenari è nel vedere Bitcoin intorno ai $104.000. Quindi lì in entrambi gli scenari vediamo un Bitcoin nel brevissimo periodo intorno ai $104.000. Da lì si divide il bivio, quindi lì non sappiamo se andrà giù o andrà su. Ma quali sono appunto le valutazioni macro che possono far salire Bitcoin? Intanto quelle di cui abbiamo parlato prima. Quindi se iniettano soldi nei mercati finanziari, Bitcoin che è correlato al mercato americano e al dollar index, adesso lo vediamo, sicuramente ne trae profitto, perché quando sale il mercato americano sale anche Bitcoin e tutte le criptovalute. Quindi nel breve periodo, con questo stimolo che ha parlato Powell, sappiamo che Bitcoin comunque salirà. Altri scenari positivi sono la possibile diminuzione dei dazi da parte di Trump, perché appunto bocciando questo tipo di dazi perché sono incostituzionali, probabilmente lui non li rimetterà subito. Può farlo con l'approvazione del Parlamento, ma probabilmente non lo farà subito o magari non lo farà proprio. Quindi anche questo è uno scenario che farà crescere il mercato azionario e di conseguenza anche Bitcoin. Vi ricordo che i mercati tendono ad avere dei cicli in cui in un periodo performano meglio gli asset considerati rischiosi come l'azionario e le cripto, invece nei momenti di incertezza performano meglio gli asset considerati poco rischiosi come l'oro oppure le obbligazioni. La correlazione col dollar index invece è molto diversa. Il dollar index è in un canale ascendente da 18 anni. Da 18 anni significa
che Dollar Index si trova in questa situazione da prima che venisse creata la moneta Bitcoin. Quindi in uno scenario in cui il Dollar Index buca a rialzo o a ribasso questo canale ascendente, non possiamo sapere con certezza cosa farà Bitcoin. Possiamo ipotizzarlo, ma nella storia di Bitcoin non è mai successo che il Dollar Index fosse al di fuori di questo scenario, perché è un asset troppo recente. Quindi possiamo vederlo sull'oro, possiamo vederlo su altri asset, ma non sappiamo con certezza come si comporterà il Bitcoin. Il Dollar Index sembra che stia per bucare a ribasso questo canale ascendente. Solitamente, se il dollaro si svaluta, le azioni che hanno il controvalore in dollari si alzano. Di conseguenza anche le cripto funzionano allo stesso modo, perché il controvalore principale è in dollari. Quindi, bucandolo a ribasso, il Bitcoin e le cripto dovrebbero salire, quindi dovrebbero trovare un punto a favore anche da quel punto di vista. Ora, molti pensano che tutte queste situazioni messe insieme creano uno scenario di possibile rally per le criptovalute, ma anche del mercato azionario. Invece, se guardiamo soltanto il grafico per l'analisi tecnica, vediamo un piccolo rialzo nel breve periodo, ma difficilmente nuovi massimi. Tu invece come la pensi? Fammelo sapere nei commenti. Ma in questo scenario di possibile ripresa dei mercati finanziari c'è chi sta provando a fare delle nuove acquisizioni. È il caso di Netflix o di Tether, ma di questo ne parleremo in un prossimo video. Iscriviti al canale se vuoi restare aggiornato. Se invece vuoi restare aggiornato quotidianamente sulle notizie di mercato, puoi iscriverti alla mia community gratuita su Telegram. Lì do in tempo reale le notizie con i possibili scenari futuri. Ti lascio il link in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video.